Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Rieccoci, ben ritrovati a tutti. Radio Rossonera, Mattino Milan, 20 marzo 2025. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Stasera c'è Italia-Germania, quindi insomma almeno torniamo a vedere un pochino anche di calcio giocato, che male non fa, visto che insomma in questa sosta si è parlato tanto d'aria, molta aria. Però almeno oggi torniamo a vedere un po' di calcio giocato con le nazionali impegnate, non soltanto l'Italia, insomma sono impegnate anche tutto il resto delle nazionali, la stragrande maggioranza, quindi anche i nostri giocatori impegnati in giro per il mondo, non tutti, già oggi, ma insomma una buona parte dei 15 che tra ragazzi dell'Under 19 in su sono andati via in giro per il mondo. Sono impegnati anche i nostri ascoltatori, Simo, ma solo per qualche secondo, nel mettere like, quindi nel cliccare il pollicione all'insù, nell'iscriversi al canale se non l'hanno ancora fatto, nell'attivare la campanella, nell'abbonarsi, nel lasciarsi un commento, quindi grazie a tutti coloro che lo faranno. Questa piattaforma una volta faceva venire fuori così, quando facevi così. Sì, quando facevi così usciva un... adesso tutti i like, invece hanno niente. capito che era una cosa un po' cringe, forse. E infatti noi continuiamo a farla. Ma, caro Henry, il gioco che ci appassiona è il gioco di questo marzo. È veramente Italia-Germania, mi verrebbe da dire. Esatto, chi è? Molti domanda. diranno, boh, probabilmente fino a ieri tutti dicevamo, boh, e forse lo faremo anche tra qualche mese, almeno spero. È Kim Falkenberg. Bella camicia coreana, devo dire. Sì, anche a me piacciono le coreane. Però, insomma, qualcuno dirà, vabbè, chi è Kim Falkenberg? Kim Falkenberg, vi riporto anche il tweet di Luca Bianchin. Lunedì Giorgio Forlani comincerà il casting per cercare il direttore sportivo del Milan. Con calma, con estrema calma, tanto siamo solo a fine marzo. Paratici e Tare restano i favoriti. Tare non so per qual caspita di motivo, ma va bene. In lista anche Kim Falkenberg del Leverkusen. Eccolo lì, che è lui, l'uomo con la coreana. Chi è Kim Falkenberg? Ma in realtà fino a nemmeno 20 giorni fa non era un direttore sportivo. Era il capo dell'area scouting del Bayer Leverkusen. Poi, con il passaggio del vecchio direttore sportivo a amministratore delegato, praticamente hanno fatto tutti un passaggio di carriera e lui, da capo dell'area scouting, si è ritrovato 18 giorni fa a essere il nuovo direttore sportivo. Mi sembra di averla già sentita. Non mi è nuova. No, questa cosa non mi è nuova. Diciamo che è un nome che per quanto mi riguarda non dovrebbe nemmeno essere avvicinato al Milan, ma non tanto per le sue capacità, che magari possono anche essere indiscusse. Probabilmente avrà avuto anche grande peso su quello che ha fatto di buono il Bayer Leverkusen. Ma ancora non si è capito che il direttore sportivo non è il direttore del calciomercato, è il direttore sportivo, fa tutt'altro che non solo il calciomercato. Ma è di un ragazzo molto giovane, magari anche molto bravo, che lo sta facendo il direttore sportivo da 3 settimane, 7, 14, 21 nemmeno, da nemmeno 3 settimane. Forse stiamo sbagliando per l'ennesima volta l'idea, ma cioè, non ti deve neanche pensare nell'anticamera, è l'errore che sta alla base. Il problema, cioè pensare che un ragazzo pur molto bravo, che ha fatto il capo dell'area scouting, possa fare da te al Milan il direttore sportivo. Cioè non si è capito proprio ancora i confini del ruolo, cioè quello che deve fare il direttore sportivo. Questa cosa più o meno la sapevamo già, visto cosa abbiamo combinato negli ultimi anni. Speravo fosse stata metabolizzata,
E invece Henry. Sì, io immagino il primo commento che si può, diciamo, fare in relazione a questo, che potrebbe essere: ma allora al Leverkusen come fanno, scusa, se hanno messo lui come direttore sportivo?" È diverso, perché a Leverkusen il direttore sportivo precedente è diventato amministratore delegato e Mh. quindi è una situazione un pochino differente, cioè è come se appunto i Sartori, i Tare, i Sabatini, i Massara, questi nomi qua, i Marotta stesso ai tempi e poi adesso si diciamo spostassero di carriera e facessero un passo in più, ma non è che smettono di fare e smettono di avere quell'imprinting da direttore sportivo, no, cioè è come se questi nomi diventassero amministratori delegati, però comunque il loro mestiere è quello del direttore sportivo e hanno delle competenze dal punto di vista gestionale di una squadra e di quello che poi succede dalla fine dell'ultimo giorno di mercato all'inizio poi del primo giorno del mercato successivo, che è quello che ribadiamo sempre, no, Simo, cioè per il mercato sì, serve il direttore sportivo perché son stati commessi degli errori, ma non è difficile, tra virgolette, "fare mercato". Paradossalmente l'amministratore delegato con lo scout potrebbero anche fare solo il mercato, perché no? Non è questo il punto è un altro, il punto è che a noi serve tutto quello che c'è di altro del direttore sportivo, che al Leverkusen probabilmente continuerà a fare l'amministratore delegato o che imparerà a fare questo ragazzo, ma che al Milan non c'è e non puoi affidarlo a uno che è diventato direttore sportivo da 18 giorni. Magari ti ha comprato Frimpong, Boniface, tutti i giocatori, Xhaka in uscita dall'Arsenal, tutti i giocatori che ha comprato di "forti" tra virgolette e che poi sono diventati utili a Xabi Alonso. Bravissimo, però il lavoro da direttore sportivo l'ha fatto colui che ora a Leverkusen è l'amministratore delegato. Eh, sì, e ci è rimasto, mentre il nostro amministratore delegato di calcio Eh. pochino, per essere gentili. Nel mentre, che siamo arrivati al 20 marzo, è partito il corso da direttore sportivo all'Unisalento. Caro Henry. È partito con le prime ore di lezione, si concluderà, stavo vedendo, perché probabilmente da lì uscirà il direttore sportivo, No. nel mese, no scherzo, nel mese di giugno, quindi insomma sono 3 mesi intensissimi, marzo, aprile, maggio e parte di giugno. Quindi, va bene, era giusto per dare una notizia di colore. Ma detto questo, siamo arrivati, come detto, al 20 marzo. Inizieremo la settimana prossima a approfondire la questione direttore sportivo. Nel mentre continua la pubblicità, Sì, perché ormai a questo siamo arrivati, perché tanto non c'è, siccome non c'è uno straccio di notizia sul fatto che il Milan e Allegri siano d'accordo, e allora parte Galeone a reti unificate, Gazzetta dello Sport, sono tutti i sacrosanti giorni che non è che dà la notizia che Allegri sarà il prossimo allenatore, ma semplicemente è spot. sì. È uno spot. Sì, poi direttore ti ricordo anche che però magari al nostro amministratore delegato questo può tornare utile per come sceglie poi le Ah beh, sì. cose, no, cioè abbiamo In base visto spesso all'umore della piazza. esatto, abbiamo visto spesso che sia le scelte dell'allenatore precedente, cioè Lopetegui, sia magari la scelta del prossimo, la scelta del direttore sportivo, vengono molto influenzate, vengono molto considerate dall'amministratore delegato in base a come poi impattano sulla piazza, Mh. cosa che dovrebbe essere folle. Cioè, nel senso, ci sta comunque captare qual è l'umore dei tifosi in merito a una scelta, ma farla solo e soltanto in base a quello, ecco, magari no, ve la butto lì. Cioè dovresti essere un professionista tale da scegliere in base a quello che tu reputi giusto per una squadra, no, in base a quello che pensi e senti che la gente dice. Però in questo momento la situazione è questa, cioè probabilmente Allegri ha voglia di tornare, probabilmente Allegri spinge anche tra tutte le squadre a disposizione libere che si libereranno per il Milan, perché fa gola magari in questo momento il Milan rispetto a tante altre, però poi bisogna scegliere e bisogna scegliere per il bene della squadra.
e dovrebbe sceglierlo il direttore sportivo. Cioè, siamo sempre nei se e nei ma, che al Milan purtroppo, cioè nei se e nei ma di competenza e di rispetto dei propri ruoli, eccetera, che al Milan ultimamente non ci sono. Ma insomma, la questione di direttore sportivo secondo me è abbastanza centrale, la continueremo a seguire. A me sembra che in questo momento sia ancora molto in divenire e che sia anche abbastanza, non confusa, però del tipo, c'è un nome probabilmente che 2 chiacchiere hanno già fatto, al di là di una scelta, cioè quella di Paratici, con il quale si è già fatta realmente qualche chiacchiera. Con D'Amico anche si è fatta qualche chiacchiera, ma insomma sembra molto più defilata per il momento, anche perché D'Amico ha un contratto con l'Atalanta. È brutto sentirselo dire, ma in questo momento forse sta meglio lì che qua. E quindi le sue quotazioni sono in discesa. Gli altri mi sembrano onesto in questo momento. Poi magari da lunedì iniziamo a fare i colloqui, i casting, i provini, chiamateli come volete, e riprendono quota. Mi sembrano buttati lì più che altro per far numero e far vedere che si sta facendo un po' di scelta, perché tutti e 3 diciamo così, i direttori sportivi stranieri, chiamiamoli così, che vanno da Thiago Scuro a Markus Krösche o adesso a Kim Falkenberg, mi sembrano un pochino per fare ciccia, fare polpa. Ma Posto che Falkenberg è un nome magari che, cioè, per tipologia l'amministratore delegato potrebbe far gola, per gli stessi motivi che abbiamo detto prima, no Simo? Cioè che è una sorta di Moncada tedesco. Esatto, una sorta di Moncada tedesco. Poi non avremmo capito per l'ennesima volta di cosa ha bisogno questa squadra, cioè di una figura che gestisca il Milan durante la stagione, non durante il mercato. Però se analizzi come sono andate gli ultimi anni, se analizzi cosa si è cercato anche per l'allenatore, cioè non un manager ma un allenatore che si limitasse a fare l'allenatore, che non mettesse bocca sul mercato eccetera, magari si sceglierà un direttore sportivo che si limiterà al mercato o che darà una mano sul mercato e non di più. Sarebbe l'ennesima follia, ma non mi stupirebbe. Va bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura. Ci ritroviamo tra poco per lunch, talk e poi insomma per vivere questo giovedì scoppiettante. Henry, grazie. Sì. Ciao, a più tardi, e stasera a San Siro c'è Italia-Germania, che di base non è una sfida mai banale. Certo. So che interessa a pochi, però comunque c'è. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.